Mancano 6 mesi alla partenza ed è già febbre 1000 miglia. Tutti gli appassionati sono in fibrillazione. È il momento delle iscrizioni, che chiuderanno il 14 gennaio e da qui l'attesa del momento della selezione delle vetture che saranno accettate e che potranno essere al via il 15 di giugno. Con Cristiano Luzzago scegliamo la vettura da acquistare ed iscrivere alla Freccia Rossa. Cari amici, ci troviamo oggi nella Blue Room per rispondere a alcuni quesiti che spesso amici, clienti e conoscenti mi chiedono inerenti alla 1000 miglia. Innanzitutto siamo a dicembre, quindi nell'ultimo periodo prima del termine delle iscrizioni che sarà all'inizio di gennaio. Una delle domande più frequenti è riguardo le vetture eleggibili. Le vetture eleggibili sono naturalmente quelle che hanno corso la gara originaria dal 1927 al 1957. Queste sono suddivise in tanti periodi e hanno dei coefficienti che serviranno all'organizzazione della gara per determinare i punteggi durante il circuito. Molti mi dicono: ma quale sarà la vettura più adatta per fare la 1000 miglia? Qui dipende molto da quello che è il desiderio di ogni partecipante, quant'è la sua competitività, se vuole partecipare alla 1000 miglia per poter essere uno del gruppo e quindi poter dire l'ho fatta almeno una volta, o se invece desidera realmente competere per arrivare nei primi posti o comunque al di sotto dei fatidici 100. Per partecipare va bene qualunque vettura perché non ha particolare importanza il coefficiente. Viceversa, per competere chiaramente bisogna andare su vetture anteguerra che hanno i coefficienti più elevati. Le vetture del dopoguerra, viceversa, consentono di fare la gara in un modo un po' più rilassato perché molte hanno motorizzazioni più potenti, sono anche più confortevoli perché naturalmente dagli anni 20 agli anni 50 la tecnologia si è evoluta e di conseguenza anche il comfort delle vetture è cambiato, e per chi non desidera una guida veramente estrema, dato che la 1000 miglia comporta 15 ore di guida durante l'arco delle giornate della manifestazione, ecco, con una vettura del dopoguerra sicuramente può viaggiare con meno stress e meno fatica. Per contro, le vetture del dopoguerra hanno delle numerazioni di partenza più elevate e di conseguenza non si ha il vantaggio di partire come con le anteguerra nei primi 100. Un'altra domanda che spesso mi viene fatta è se convenga partecipare alla 1000 miglia con una vettura aperta o una vettura chiusa. Normalmente la 1000 miglia si è sempre tenuta per tradizione nel mese di maggio, mentre quest'anno e l'anno prossimo saranno nel mese di giugno. Quindi questo dovrebbe consentire delle condizioni climatiche più favorevoli, mentre maggio, si sa, è un mese che spesso è piovoso. Di conseguenza la scelta fra la vettura aperta o la vettura chiusa può essere motivata da altre ragioni. Ad esempio, spesso le vetture aperte sono le anteguerra a parafanghi scoperti, che sono quelle che consentono ai regolaristi di vedere meglio i pressostati. Viceversa, le vetture chiuse, che hanno il vantaggio di essere più protette, molte volte non consentono la medesima visibilità. Comunque bisogna dire che la 1000 miglia, quando veniva corsa veramente, era piena di vetture chiuse, anzi forse la maggior parte erano vetture chiuse. Nella Blue Room abbiamo sempre disponibili una serie di vetture eleggibili 1000 miglia e ce ne sono un po' per tutti i gusti. Ad esempio abbiamo un MGTF che è una new entry della 1000 miglia, infatti solo quest'anno si è scoperto che uno di questi esemplari era stato iscritto alla 1000 miglia e quindi è diventata una vettura eleggibile che può partecipare alla manifestazione. Abbiamo poi una splendida Augusta anteguerra che consente di partecipare, essendo una vettura del 34, nei primi 80-90 numeri di partenza.
una mitica Porsche 356 che è uno degli ultimi esemplari che ha potuto partecipare, essendo un 57, quindi proprio nell'ultimo anno di svolgimento della manifestazione. Una rarissima Fiat 1100 TV Pininfarina che ha partecipato alla 1000 miglia anche quest'anno e che è prodotto in solo pochi centinaia di esemplari. Una 1009 berlina, la prima serie, che è la prima Alfa Romeo carrozzeria ponton del dopoguerra, la prima vera berlina di larga diffusione e che era la berlina per la famiglia e la macchina per correre la 1000 miglia. Poi abbiamo una vera puro sangue italiana che è la Lancia B20 GT, col suo padiglione basso che ricorda molto anche le custom car americane, e infatti si nota la differenza di altezza fra una vettura e l'altra, che è stata la coupé forse più famosa in Italia in questi anni e che ha dato numerosissimi risultati in tante manifestazioni. E ultima ma non ultima, la Giulietta Sprint prima serie col cambio al volante, che è proprio la prima edizione di questo modello e che ha consentito di partecipare negli ultimi eventi della 1000 miglia. Un altro quesito che mi viene spesso posto dai collezionisti è quali possono essere i valori delle vetture per partecipare alla 1000 miglia. Naturalmente, se si tratta di vetture anteguerra o di vetture che hanno partecipato alla vera 1000 miglia con coefficienti molto alti, possono avere valori molto ingenti e arrivare a costare anche milioni di euro. Però per partecipare alla 1000 miglia non bisogna necessariamente essere dei milionari, perché ci sono tante vetture della produzione automobilistica che consentono, magari del dopoguerra, probabilmente non vetture che hanno partecipato alla vera 1000 miglia, ma che sono eleggibili, quindi uguali a quelle che hanno partecipato alla 1000 miglia, che con cifre molto più modeste alla portata di quasi tutti i collezionisti possono consentire di partecipare alla manifestazione. Bisogna fare attenzione perché ci sono molti modelli di marche automobilistiche che hanno delle produzioni che sono a cavallo del termine della manifestazione, quindi fra il 57 e il 58. Ecco, quelle fino al 57 sono eleggibili e hanno certamente valori più alti della stessa vettura che può essere di pochi mesi più recente, ma che essendo immatricolata o prodotta nel 58 non è più eleggibile e quindi non può più partecipare alla 1000 miglia. Con questo spero di aver risposto ad alcuni dei quesiti più frequenti che mi vengono posti dagli appassionati e sono comunque sempre a disposizione per eventuali approfondimenti. E auguro a tutti una buona 1000 miglia, una buona fine dell'anno e un buon Natale.